commenti, commenti e ancora commenti in cui mi sfracellate le gonadi sul fatto che i giochi venduti in Italia non abbiano il doppiaggio, addirittura i sottotitoli in italiano. Una meravigliosa lingua, antica tanto quanto complessa, piena di regole grammaticali, modi di dire e allegorie che non sono traducibili in nessun'altra lingua. Gente, mi sono sbattuto parecchio per fare questo video, ricerca dati, clip da mostrarvi, eccetera. Quindi dategli un senso e guardatelo tutto, anche un pezzetto alla volta, anche in diversi momenti. Ma se volete capire bene l'argomento è importante guardarlo tutto. Non fate altro che lamentarvi del fatto che in un gioco, anche fosse campo minato, dove non c'è niente da leggere, perché ci sono soltanto bandierine e numeri, e per quanto ne so, i numeri sono uguali in tutto il mondo e le bandierine sono... bandierine, cosa cazzo vuoi che siano? Non ci sia la lingua italiana, motivo per il quale, pur avendo quel gioco in libreria perché ve l'hanno dato gratis, quel gioco non va giocato o non va comprato, così gli sviluppatori capiscono quanto siete irritati e decidono di doppiare tutti i giochi. Ce n'è per tutti i gusti. Ci sono quelli che... ma cosa ci vuole a prendere un paio di persone e fargli fare un doppiaggio in italiano? Oppure... ma se non vogliono pagare i doppiatori potrebbero almeno fare tradurre i testi e mettere i sottotitoli. O ancora... ma mica devono farlo proprio professionale. Potrebbero usare un traduttore automatico. Ormai con l'IA si può fare tutto. Ma i migliori tra tutti sono quelli che... ci snobbano, ci odiano, ci discriminano, non ci considerano. E sapete che c'è? Fanno bene! E tra poco vi spiego il perché. Meno male che ci siete voi, popolo dell'Università della Vita e della laurea ad honorem sui social, che sapete tutto e avete la soluzione a qualsiasi problema. Sapete come essere medici e scienziati in tempo di pandemia, allenatori di calcio in tempo di competizioni mondiali, presidenti del consiglio saggi e competenti con tutte le soluzioni ai problemi dell'Italia, strateghi di guerra, giudici e magistrati equi e giusti. Sapete gestire interventi di polizia a distanza, riuscite a stabilire che il crollo di un palazzo è frutto di un complicatissimo attentato terroristico interno sulla base di un video fatto col cellulare. Siete capaci di stabilire la forma del pianeta senza mai essere nello spazio? Che stupido, lo spazio non esiste. E siete riusciti a trovare le prove schiaccianti che l'Apollo 11 è solo il set cinematografico più grande della storia dell'uomo. Ma gli americani sono proprio stupidi. Insomma, dai. La bandiera che sventola sulla luna, il sasso con la lettera C, i riflessi sul casco dell'astronauta, tutti dettagli che nel 69 nessuno aveva notato, ma come hanno fatto a sottovalutare le competenze e le conoscenze di Vituzzo 76, che quando non sta vendendo la frutta al mercato passa il suo tempo libero a scovare segreti classificati su www.noncelodicono.net. Ma sono lì alla portata di tutti. E adesso siete anche esperti di traduzioni? Tanto da sapere che gli sviluppatori non mettono la lingua italiana perché? Perché sì, la lingua italiana non vogliamo metterla e stop. Direi che il video può cominciare. Sì, lo so, molto probabilmente questo video sarà già pieno di dislike e commenti stizziti e irritati da parte di tutte quelle personcine che ferite nell'orgoglio che... Ma come ti permetti a dire che sono ignorante e non capisco l'inglese? Mentre il pisellino vi diventa ancora più piccolo. Ma chi se ne frega dei dislike? Vi dico solo che, certo, nessuno vi obbliga a studiare l'inglese, nessuno vuole sostituire la lingua o il sistema metrico come qualcuno di voi mi ha scritto tra i commenti. Raga, ma tutto a posto? State bene, sì? Perché magari ci scommetto che siete anche quelli che hanno votato quegli altri che ogni tanto parlano di sostituzione etnica, Ma è pur vero che nessuno vi obbliga a rimanere ignoranti. E non è una scusa dire ma ormai a una certa età, ma non ho il tempo di studiare una nuova lingua. Ma da grande è più difficile imparare cose nuove. E quello che mi fa più ridere è che qualcuno mi ha definito come uno che fa parte dei nuovi vecchi. Vi crogiolate nel voler rimanere ignoranti e vi rifiutate categoricamente di apprendere nozioni che possono farvi apprezzare delle opere come un film, una serie TV, una canzone, un gioco, al grido di la lingua italiana è la più bella del mondo. Ma è una scusa perché non ve ne frega un cazzo
cazzo. Ed è solo che non volete studiare. E io sarei quello vecchio? Beh, sarò anche vecchio, ma almeno conosco l'inglese. Ma perché sto dicendo tutto questo? Perché è venuto fuori questo discorso? Cosa ce ne frega di sentire questo tizio che ci offende perché non conosciamo l'inglese? Noi vogliamo capire perché non c'è la lingua italiana nei giochi. Bene, allora vediamo perché e lo facciamo in modo inequivocabile, e cioè con i dati. Partiamo da un dato generale. Sono dati poco più di un anno fa, ma va bene lo stesso. E sono i dati di vendita del mercato del videogioco in Italia, che comprendono vendite hardware e software. Dunque, nel 2022 circa 14 milioni di utenti hanno fatto registrare 2,2 miliardi di euro. Vi sembra tanto? Non è un cazzo, perché significa che mediamente ogni singola persona ha speso circa 160 euro in tutto il 2022 per l'acquisto di giochi e console. Ora, per quanto ne so, non esistono console a quella cifra. E se compriamo giochi che mediamente costano 50 euro, beh, significa che in un anno ne abbiamo comprati 3. Il giocatore italiano medio, quindi nel 2022, ha comprato circa 3 giochi. Vi sembra ancora tanto? Andiamo avanti perché il dato è perfino in calo rispetto al 2021 e ci scommetto la mia palla che il dato sarà in calo rispetto al 2023, rispetto al 2024, eccetera eccetera eccetera. E tenetevi forte perché questi 14 milioni di giocatori tra 6 e 64 anni per il 70% giocano su dispositivi mobile, cioè 2/3 di tutta sta gente gioca su telefono o tablet con giochi mobile. Rigorosamente gratis. E a questo punto c'è già una svolta, perché i giocatori italiani in realtà non sono più 14 milioni, ma appena un terzo se non consideriamo quelli su dispositivi mobile. Quindi, a voler essere generosi, da ora in poi parleremo su una base di appena 5 milioni di giocatori, suddivisi tra PC e console. Ma andiamo avanti perché l'inglese non è la sola materia che non avete studiato, perché da come parlate mi pare di aver capito che nemmeno la matematica era il vostro punto di forza. Per esempio, che peso ha il mercato italiano su scala globale? Quello europeo, per esempio, costituiva il 60% nel 2021 e si è ridotto al 40% nell'anno successivo. Quello nordamericano adesso è circa il 40%. E l'Italia? Dov'è l'Italia? Ragazzi, mi pare di vedere un 6% del mercato mondiale, ma è sbiadito. Come fosse in calo questo dato. E finora state vedendo qualche buon motivo per il quale uno sviluppatore dovrebbe anche solo sviluppare giochi da vendere in Italia? Vedendo questi dati mi stupisce perfino il fatto che si trovino console e copie fisiche nei negozi. In pratica il trasporto e la logistica per fare arrivare questa roba in Italia costano più di quello che si guadagna dalla loro vendita. Ma insomma, credo che per adesso con i numeri possiamo fermarci qui. Abbiamo capito che l'Italia non compra giochi e non fa registrare dati che invogliano gli sviluppatori a investire in questo settore, e lo si nota ancora di più se mettiamo i nostri numeri a confronto con i vicini di casa. Nello stesso anno il mercato del videogioco in Francia conta 6 miliardi di euro, in Germania quasi 12 miliardi, cifra simile poi per la Spagna. Volete sapere una cosa? I dati di vendita inoltre mostrano che i giochi localizzati nelle rispettive lingue fanno schizzare le vendite. Gli spagnoli comprano i giochi tradotti in spagnolo, i francesi comprano i giochi tradotti in francese, e così russi, sloveni, romeni. Insomma, gli sviluppatori vengono premiati dai giocatori di quelle lingue che vengono inserite nei giochi con un'impennata delle vendite. In Italia, i giochi doppiati o con testi in italiano vendono tanto quanto quelli non tradotti. E sapete cosa c'è anche? I giochi doppiati spesso vengono giocati in lingua originale con sottotitoli. E poi vi lamentate che non c'è il doppiaggio? Insomma, anche quando arrivano i giochi in italiano, il mercato non risponde. Quindi perché uno sviluppatore dovrebbe spendere di più per una traduzione o addirittura per un doppiaggio se poi il gioco vende uguale? Ma quell'uguale non è vabbè, tanto i guadagni li facciamo lo stesso. No, quel uguale è sempre un dato basso. Quindi i giochi in italiano vendono tanto quanto quelli non tradotti, ma cioè
poco. Quindi, io sviluppatore, perché dovrei spenderci di più? Poi faccio il gioco in italiano e le recensioni di Franchino Gaming sono: la grafica fa schifo, il gameplay pure, storia banale, personaggi brutti, sconsiglio l'acquisto. Ma posso capire uno sviluppatore indipendente, ma Ubisoft e Bethesda che non traducono i giochi potrebbero tradurre anche solo i testi con un traduttore automatico, mica devono per forza pagare qualcuno. Ma quanto è tipicamente italiana questa frase. Immaginate Ubisoft, che è uno degli sviluppatori più grandi e importanti al mondo, con uffici sparsi in tutto il globo. C'era anche Ubisoft Milano, prima che venisse chiusa, pare, per certi magheggi che si stavano verificando ai piani alti, diciamo. Insomma, altro atteggiamento tipicamente italiano. Beh, comunque c'è questo gigante del videogioco che deve fare una traduzione. E invece che fare le cose per bene, pagando dei professionisti che fanno la cosiddetta traduzione in context del testo, decidono di fare la traduzione su Google Translate. Rapidamente, cosa significa traduzione in context? L'inglese è una lingua in cui una frase, in base al suo posizionamento all'interno del discorso, quindi il suo contesto, può cambiare completamente senso. Mi piace sempre fare l'esempio di una frase in Metal Gear Solid, quello sulla prima PlayStation. Snake sta salendo con l'ascensore che lo porterà sul tetto, dove ci sarà poi lo scontro con l'elicottero di Liquid. Otacon lo contatta dicendogli che alcune mimetiche ottiche sono state prese dal suo laboratorio e a un certo punto realizza che Snake non è solo all'interno dell'ascensore e che i soldati in mimetica ottica stanno per fargli un'imboscata. In lingua originale Otacon dice "Watch out Snake", che facendo la traduzione del contesto sarebbe "attento Snake". Guardate come è stata tradotta invece questa frase. Ci vogliono almeno 5 persone come te per raggiungere quel limite. Guarda fuori, Snake! Mi dici che mi hanno fregato le minette che sono lì con te? Guarda fuori, Snake! Guarda fuori, Snake! Cioè, capito? Watch out è diventato guarda fuori Snake. I brividi. O solo i brividi. E non parliamo di uno sviluppatore indie, Qui c'era Konami, Kojima. Il gioco si chiama Metal Gear Solid, uno dei più grandi videogiochi dell'intera storia del videogioco. E solo in Italia siamo stati capaci di fare una vergogna così. E non commento poi la recitazione del doppiaggio, peraltro team di sviluppatori composto da una manciata di persone che a giro fanno tutte le voci. Lo stesso Snake, per esempio, o Alessandro Ricci e Andrea Piovan, doppiatori di Solid e Liquid, fanno più personaggi cambiando un po' la voce e si sente. Fatto questo esempio, capite cosa significa fare bene una traduzione dal farla in maniera approssimativa? Ti cambia completamente il senso alle cose. Andate a vedere la traduzione di Into the Radius, che dopo avermi fatto spendere settimane per tradurre migliaia di righe di testo, CM Games ha deciso di tradurlo con un traduttore automatico. E attenzione, non avevo chiesto un solo euro per farlo, proprio come ho fatto con Red Matter 1 e 2, Project Terminus e altri giochi di piccoli sviluppatori. La traduzione di Into the Radius fa cagare perché è stata fatta da un traduttore che forse nemmeno è Google Translate, perché provando a tradurre alcune frasi in quel gioco che fanno proprio ridere, Google Translate le traduceva in modo corretto. Quindi non so chi o cosa abbia tradotto quel gioco alla fine. Voi siete contenti così? Io, che non sono un pressapochista, no. Inoltre, il prestigio di uno sviluppatore si vede anche nei mezzi e negli strumenti ai quali si affida per fare la traduzione di un gioco. Se Ubisoft si affida a un traduttore automatico, a me verrebbe solo da ridere, perché mi sa di roba da pezzenti e mi girano le palle quando devo dargli 50, a volte 70 euro per poi ritrovarmi a ridere leggendo un sottotitolo o sentendo un doppiaggio, magari in un momento critico come questo. Paladin, qui Gridiron, passo. Gridiron, qui Paladin, chiedo rapporto, passo. Affermativo, non temere, gli facciamo il culo. Gridiron, chiudo. Cioè il tizio ha detto Gridiron, proprio per come è scritto, invece che dire Gridiron. E questo è Splinter Cell Blacklist, Ubisoft. Ok.
Ma questo non è tutto. Il fattore economico non è la sola ragione che spinge gli sviluppatori a togliere sempre di più la lingua italiana dai giochi. Non è vero che in Italia non facciamo registrare record, ma per esempio abbiamo un tasso tra i più alti al mondo per corruzione, truffa a danni di enti pubblici e privati. Gli stessi enti a loro volta truffano lo Stato. Lo stesso Stato truffa i cittadini, che truffano altri cittadini e così via. Siamo tra i più bassi al mondo per qualità dei servizi, infrastrutture, sanità, istruzione, sicurezza. Siamo tra i più alti al mondo per analfabetismo. E non solo per conoscenza dell'inglese, parliamo di italiani che non conoscono l'italiano e che non sanno leggere e scrivere, disoccupazione. La produzione aziendale non solo è al minimo storico, ma le nostre più grandi e importanti aziende sono state vendute a Francia, Germania, Romania, Bulgaria, Slovenia, Albania. Cosa è rimasto in Italia? Quei cazzo di call center che ti chiamano per investimenti trading online, con operatori che rigorosamente non parlano italiano, oppure quelli che ti chiedono il numero contattore per attivare contratto luce e gas a tariffa agevolata. Insomma, in Italia se c'è una cosa che sappiamo fare bene è cercare di truffare il prossimo. Ma dai, la truffa riesce solo se trovi la persona che si fa truffare. Certo, sì, e il traffico di droghe pesanti come mai riesce? Perché siamo anche tra i maggiori importatori di questa merda che viene prevalentemente da Pakistan e Messico. Cazzo, è quasi un orgoglio nazionale, oh! Siamo tra i trafficanti di droga più importanti al mondo insieme a Pakistan e Messico. Wow! E poi siamo campioni di altri crimini, per esempio contro la persona e il patrimonio, come la ricettazione, l'estorsione, il traffico d'armi, il caporalato. Insomma, dei virtuosi. Ma tutto questo cosa c'entra con i giochi? Beh, semplice. Tra questi record c'è la pirateria. Siamo tra i primi 10 paesi al mondo e secondi in Europa per contenuti scaricati o fruiti in maniera illegale, e non parlo solo di giochi ma film, serie TV, servizi di streaming eccetera, e ovviamente anche i videogiochi. Sì, nel 2024, cari miei, esiste gente di oltre 40 anni che non solo è fiera di sguazzare nel letame della propria ignoranza della lingua più parlata al mondo, ma va anche fiera di avere le cose gratis, di scaricare giochi da 20 euro e di guardare film e serie TV tramite streaming illegali. It's Italy, baby! Ah, oltre ai sistemi antipirateria, sapete qual è uno dei metodi che hanno escogitato gli sviluppatori per impedire la fruizione dei loro giochi? Dai che ci arrivate? Escludere la lingua di quei paesi in cui i loro giochi sono stati maggiormente piratati. Cioè loro sanno che siamo ignoranti e non conosciamo altre lingue e quindi non mettono l'italiano, così sono sicuri che non ci capiamo un cazzo. Ah, e questo dovrebbe rispondere anche alla solita domanda: ma come mai finora hanno sempre doppiato, poi hanno messo solo i sottotitoli e adesso nemmeno quelli? Ah, che schifo, non lo scarico più. Tutto questo accade nel mercato flat e ovviamente nel mercato VR infinitesimamente più piccolo il fenomeno è ancora più accentuato. Ma poi oggi come fate a scaricare i giochi quando ogni 2 settimane su Steam e altri store come quello Epic ci sono giochi gratuiti, eventi in cui i giochi vanno in sconto, siti che vendono chiavi di gioco a pochi euro come per esempio Instant Gaming ed Eneba, che sono tra i più sicuri. Per quanto riguarda i giochi VR c'è il sistema di referral che vi dà la possibilità di comprare i giochi al 25% oppure ricevere questi famosi 30 euro di credito quando attivate il visore. Cioè oggi non c'è più la scusa Non ci sono più le demo, non ci sono gli sconti. oggi se ancora stai scaricando sei malato di mente, sei al pari di un accumulatore seriale e il brutto è che sei pure convinto di essere più furbo degli altri quando sei soltanto un sei un pezzente, un morto di fame che risorge chissà da quale fogna d'Italia, abituato molto probabilmente a vivere di espedienti da quando tua madre e tuo padre ti hanno tolto dalle scuole elementari, facendoti crescere con la mentalità del parassita. Vabbè, ma allora come mai alcuni sviluppatori, anche indipendenti, mettono i sottotitoli in italiano e altri no? Ci possono essere molti casi che possono spiegare questa cosa. Per esempio, alcuni hanno all'interno del
del proprio team di sviluppo uno o più italiani che possono occuparsene, e in questo caso le spese sono ridotte, perché comunque devi pagare una persona che è già all'interno del tuo gruppo, come hanno fatto gli sviluppatori di Resist, o come fanno a volte quelli di Fast Travel Games per alcuni dei loro giochi. Perché Fast Travel Games non lo fa con tutti i giochi? Perché il team di Fast Travel Games non è composto sempre dalle stesse persone, è come se fossero dei piccoli gruppi che lavorano sotto lo stesso nome, e quindi può capitare che quelli che hanno fatto un gioco con la lingua italiana non sono gli stessi che hanno fatto un gioco sempre all'interno di Fast Travel Games che invece non ha l'italiano, perché magari non c'era la persona all'interno che potesse fare la traduzione. E poi può dipendere anche dal peso in termini di testo da tradurre. Se un gioco devi tradurre soltanto i menu e 2 righe di testo, magari lo sforzo lo fanno anche, mentre in un gioco come Vampire the Masquerade Justice non conviene più, anche in termini di tempo, per fare la traduzione di tutti quei testi. Altro caso, alcuni sviluppatori pagano dei traduttori che offrono dei pacchetti che comprendono alcune lingue, e solitamente quelle più parlate. Tra queste non c'è l'italiano. La nostra lingua non è tra le più parlate al mondo. Altri traduttori invece traducono per zona, quindi un traduttore che localizza un gioco per la zona Europa nel pacchetto mette anche l'italiano, ma in questo caso è una cosa compresa già nel pacchetto di lingue offerte dal traduttore, quindi l'italiano c'è perché è compreso in questo pacchetto. Gli sviluppatori più importanti, scordatevi che usino traduttori automatici, perché anzi ne va del loro prestigio, e quindi se vogliono offrire il gioco in italiano l'unica è pagarlo. Mentre se parliamo di doppiaggio, sappiate che i doppiatori italiani pare abbiano la lingua d'oro, perché a livello europeo sono quelli che vogliono essere pagati di più. Anzi, pensate che qualche mese fa hanno pure scioperato perché, a quanto dicono, vengono pagati poco. Quindi se uno sviluppatore deve pagare 100 per doppiare un gioco in tedesco e in Germania le vendite di quel gioco gli fanno guadagnare 10.000, per quale motivo lo stesso sviluppatore deve pagare 1.000 per doppiarlo in italiano con le vendite che poi gli fanno guadagnare 100 e quindi in realtà perdere? E allora i sottotitoli che costano di meno? Ma che lavoro fate? Siete sicuri che sottotitolare un gioco e tradurre i testi costi meno di un doppiaggio? Facciamo due conti. Io sono anche un copywriter, cioè scrivo testi per aziende e privati e mi vengono pagati in base al numero di parole. Nelle stesse modalità faccio anche le traduzioni. Ogni parola viene pagata da 0,025 centesimi fino a 14 centesimi, dipende dal grado di scrittura e da altri fattori che nel mio caso sono il massimo, cioè 14 centesimi, e si arriva anche a 20 centesimi se parliamo delle traduzioni. Ora, i testi di Red Matter 2 mi hanno occupato per settimane e complessivamente ho tradotto più di 200.000 parole tra descrizioni di oggetti, documenti, menu e ovviamente i sottotitoli per i dialoghi. Quanto avrei dovuto chiedere a Vertical Robot per tradurre i giochi? Esattamente, quasi 30.000 euro. Beh, è anche vero che dopo un certo numero di parole la tipologia di pagamento cambia e si viene pagati a ore di lavoro, ma la somma alla fine non è tanto diversa. Ora, quanto ha venduto Red Matter in Italia? Se non fossi stato io a tradurlo gratuitamente, Vertical Robot avrebbe recuperato le spese per la traduzione? Ve lo dico già, la risposta è no. Concludo facendo una domanda. Quanti giochi sono usciti nel 2003 in lingua italiana? Quanti doppiati e quanti tradotti? Quanti di questi avete comprato? E se li avete comprati, quanti documenti sparsi in giro per il mondo avete cercato, trovato e letto? E quanti dialoghi avete skippato? Ieri ho pubblicato un video con 10 giochi VR in italiano. Quanti di questi giochi avete già? E immagino che dopo quel video li abbiate comprati tutti, solo per il fatto che è presente la lingua italiana, vero? Oppure siete andati a scaricarli e a fare altre magagne per cercare di averli gratis? Avete capito dove sta il problema e chi è il colpevole? O siete ancora convinti che la colpa è degli sviluppatori che vi snobbano, vi discriminano e che ce l'hanno con l'Italia? E se devo dirla tutta, se fossi uno sviluppatore di giochi,
Sì, ce l'avrei con i giocatori italiani che rubano i giochi e non sanno fare altro che criticare il lavoro degli altri senza mai aver aperto un cazzo di libro per studiare. Grazie infinite per la visione completa di questo video. Spero di aver risposto a tante delle vostre domande e spero che l'argomento sia un po' più chiaro a molti di voi. Per chi ancora è convinto invece del Non compro fin quando non c'è la lingua italiana. o peggio, Scarico perché non c'è la lingua italiana. beh, io spero vivamente che tutti gli altri modi che nella vita fanno spendere migliaia di euro vengano a farvi visita. Va bene tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto, Marmaglia. It sound right, boy.